Ciao ragazzi, in questo tutorial trattiamo uno dei problemi più importanti sulla retta ed introduciamo una nuova equazione, sicuramente la più utilizzata negli esercizi. Questa equazione, oltre a permetterci di rispondere ad una grande quantità di quesiti, ci permetterà anche di ricavare nuove equazioni e nuove formule utilissime nelle esercitazioni. L'equazione di cui stiamo parlando è quella della retta passante per un punto assegnato e di dato coefficiente angolare. Vediamo di cosa si tratta. Ci vengono assegnati un punto P di coordinate note x con P, y con P, ad esempio il punto P di coordinate 2, 3, ed un coefficiente angolare m, ad esempio m uguale a 2. Vogliamo determinare l'equazione della retta di coefficiente angolare m passante per il punto P di coordinate x con P, y con P. Nel nostro esempio dobbiamo dunque determinare l'equazione della retta R di coefficiente angolare m uguale a 2 passante per il punto P di coordinate 2, 3. Graficamente questo è molto semplice da ottenere. È sufficiente rappresentare il punto P di coordinate 2, 3 sul piano cartesiano. E siccome m è uguale a 2, cioè 2 fratto 1, dal punto P ci dobbiamo spostare a destra di un quadretto, su di due quadretti e posizionare un secondo punto. Congiungendo i due punti otteniamo la rappresentazione grafica della retta R. Ma qual è l'equazione della retta R? Quando le coordinate di P sono intere e m è intero oppure razionale, cioè una frazione, l'equazione si può anche ricavare osservando il grafico. Ma come ci si comporta negli altri casi? Anche in questa situazione, come è già avvenuto in altre occasioni, ci viene in aiuto l'algebra. L'equazione che ci permette di rispondere al quesito è la seguente: y meno la y del punto P uguale a m per x meno la x del punto P. Per ottenere l'equazione della retta R cercata è dunque sufficiente sostituire questi tre numeri in questa equazione e svolgere qualche calcolo. Vediamo come si procede. Innanzitutto copiamo la variabile y e al posto di yp sostituiamo il valore corrispondente che è 3. A destra dell'uguale, al posto di m, sostituiamo il suo valore che è 2 e all'interno della tonda copiamo la variabile x e al posto della x di p sostituiamo il valore corrispondente che è ancora 2. Ora svolgiamo i calcoli in parentesi. 2 per x fa 2x e 2 per meno 2 fa meno 4. A sinistra invece rimane tutto invariato. Portiamo ora a destra il meno 3 che diventa più 3, sommiamo i due termini noti, meno 4 più 3 fa meno 1 ed otteniamo così l'equazione della retta R in forma esplicita. R ha equazione y uguale a 2x meno 1. Verifichiamo ora graficamente questo risultato. Dobbiamo vedere se la retta R passa effettivamente per il punto P di coordinate 2, 3. Dopo aver posizionato il punto P sul piano cartesiano, rappresentiamo la retta R. La retta R passa per il punto 0-1, che è la sua intercetta sull'asse Y, e da questo punto ci dobbiamo spostare a destra di un quadretto e su di 2 e posizionare un secondo punto. Congiungendo i due punti e prolungando, otteniamo la rappresentazione grafica della retta R. Come si può notare, la retta R passa proprio per il punto P. Dunque, l'equazione trovata è esatta. Vediamo ora anche qualche altro esempio con coordinate e coefficienti negativi oppure frazionari. Ci viene chiesto di determinare l'equazione della retta R passante per il punto P di coordinate 6, meno 2 e di coefficiente angolare m uguale a meno 1 mezzo. Come già detto, in questo problema sono presenti coordinate di segno negativo e anche un coefficiente angolare frazionario. Riportiamo dunque i dati del problema e vediamo subito che la x del punto P è 6, la y del punto P è meno 2 e il coefficiente angolare è meno 1 mezzo. Scriviamo ora l'equazione della retta passante per il punto P e di coefficiente angolare m. Ora
non dobbiamo fare altro che sostituire i dati numerici in questa equazione. Innanzitutto, al posto della y del punto P, sostituiamo il meno 2 e dunque y meno 2 fa y più 2. Sostituiamo poi il meno 1 mezzo al posto della m e il 6 al posto della x del punto P, ottenendo x meno 6. Ora dobbiamo svolgere i calcoli in parentesi. Meno 1 mezzo per x fa meno 1 mezzo x e meno 1 mezzo per meno 6 fa più 3, poiché meno per meno fa più e 1 mezzo per 6 fa 6 mezzi, che semplificato fornisce 3. L'espressione di sinistra rimane invece invariata. Portiamo ora il più 2 a destra, cambiandolo di segno. Ora dobbiamo sommare 3 e meno 2. 3 meno 2 fa 1. L'equazione della retta R è dunque y uguale a meno 1 mezzo x più 1. Procediamo ora con la rappresentazione grafica in modo da verificare se il risultato trovato è esatto, cioè dobbiamo verificare se la retta R passa per il punto P di coordinate 6 meno 2. Innanzitutto rappresentiamo sul piano cartesiano il punto P, che ha coordinate più 6 meno 2. Per rappresentare la retta R, posizioniamo invece un punto di ordinata 1 sull'asse y e da questo punto ci spostiamo a destra di 2 e in giù di 1, poiché il coefficiente angolare è meno 1 mezzo. Posizioniamo così un secondo punto. Congiungendo i due punti neri e prolungando, otteniamo la rappresentazione grafica della retta R. Come si può notare, la retta R passa per il punto P e dunque l'equazione trovata è esatta. Analizziamo ora un terzo esempio in cui non è così semplice svolgere la verifica finale, cioè non è così semplice capire se la retta R passa per il punto P. Dobbiamo ora determinare l'equazione della retta R passante per il punto P di coordinate 5, 4 e di coefficiente angolare m uguale a 2 terzi. Innanzitutto trascriviamo i dati del problema ed individuiamo i valori di x con p, 5, y con p, 4 e m, 2 terzi. Scriviamo poi l'equazione della retta passante per il punto P e di coefficiente angolare m e sostituiamo all'interno di essa i dati numerici. Al posto della y del punto P sostituiamo 4. Al posto della m sostituiamo 2 terzi e al posto della x del punto P sostituiamo 5. Come si può notare, in queste sostituzioni la x del punto P e la y del punto P cambiano sempre di segno, mentre la m mantiene lo stesso segno. Procediamo ora con i calcoli in parentesi. 2 terzi per x fa 2 terzi x e 2 terzi per meno 5 fa meno 10 terzi, poiché più per meno fa meno, e 2 terzi per 5 primi, 2 per 5 fa 10 e 3 per 1 fa 3. Portiamo ora il 4 a destra dell'uguale cambiandolo di segno. Ora non dobbiamo fare altro che sommare i due termini noti. Siccome dobbiamo eseguire una somma fra frazioni, facciamo minimo comune multiplo e poi facciamo 3 diviso 3, 1, per meno 10, meno 10, e poi 3 diviso 1, 3, per 4, 12. Sommando i termini a numeratore otteniamo meno 10 più 12 uguale a 2 e dunque la frazione vale 2 terzi. L'equazione della retta R è dunque y uguale a 2 terzi x più 2 terzi. Siccome il termine noto vale 2 terzi, questa retta non è facilmente rappresentabile sul piano cartesiano e dunque è difficile capire se essa passa effettivamente per il punto P di coordinate 5, 4. Per controllare se il risultato è esatto, dobbiamo dunque procedere alla verifica algebrica e dobbiamo dunque sostituire le coordinate del punto P nell'equazione della retta R, in modo da ottenere un'identità. Sostituiamo dunque il 4
al posto della y nell'equazione della retta R e il 5 al posto della x. Qui in basso ho mostrato le sostituzioni effettuate. Ora dobbiamo svolgere qualche calcolo qui a destra dell'uguale. 2 terzi per 5 fa 10 terzi. Ed ora qui a destra dobbiamo sommare 10 terzi e 2 terzi. 10 terzi più 2 terzi fa 12 terzi, che semplificato dà 4. Abbiamo dunque trovato un'identità e dunque possiamo affermare che la retta R passa per il punto P. Dunque l'equazione trovata è esatta. Prima di concludere, ti invito a mettere in pausa e a provare a svolgere questi 5 esercizi. Ci sentiamo fra poco per le soluzioni. Queste sono le soluzioni dei primi 2 esercizi. Lascio a te la verifica algebrica dei risultati. E queste sono le soluzioni degli ultimi 3. Ti faccio notare che nell'ultimo esercizio, siccome il coefficiente angolare è uguale a 0, la retta R è una retta orizzontale e dunque è del tipo y uguale a k e siccome deve passare per il punto P di coordinate 2 meno 7, la sua equazione è y uguale a meno 7, che è l'ordinata del punto P. Con questo abbiamo concluso. Nel prossimo tutorial utilizzeremo questa nuova formula nei problemi di parallelismo e perpendicolarità. Vi aspetto! Ciao!